Ciao a tutti, rapido unboxing del CarPuride 103 Pro. CarPlay per auto da 10.3 pollici. Nella versione Pro include una telecamera posteriore. Dispositivo dalle dimensioni importanti, diagonale come detto di 10.3. Andiamo a fare l'unboxing. E vediamo subito in primo piano il dispositivo. Con tutte le porte USB-C, USB-A, cavo di collegamento telecamera, cavo AUX, slot per la memoria e il cavo per il microfono, l'ingresso per l'audio. Andiamo ad unboxare tutti gli elementi presenti in confezione. Troviamo quindi una guida rapida a colori, il manuale completo, in inglese sempre illustrato a colori, una basetta adesiva per cruscotti. Andiamo ad aprire la busta. Basetta adesiva. La ventosa che può essere utilizzata sia sul vetro e sia sul cruscotto, magari avvalendoci dell'adesivo per avere un miglior attacco. Questa è la telecamera posteriore molto compatta con tutto il cablaggio, la prolunga, quindi per coprire la distanza tra il dispositivo e la parte posteriore dell'auto. Qui troviamo viti e adesivi per l'installazione della fotocamera, della telecamera. Il cavo di alimentazione con ingresso presa accendisigari e connettore USB-C. Cavo per il collegamento AUX, quindi con i classici jack audio. Per ultimo troviamo anche una base dedicata proprio all'installazione da cruscotto con un adesivo dimensioni ampie, sagomato chiaramente per la base, e la possibilità quindi di attaccarlo direttamente a cruscotto, dove possiamo, ripeto, utilizzare anche questa opzione a scelta. Dopo l'unboxing del CarPuride 103 Pro siamo qui nella Fiesta MK7 2009 versione Titanium, auto dotata di impianto Bluetooth molto basilare, trattandosi di un modello del 2009. Naturalmente manca tutta la parte multimediale moderna delle auto moderne. Un dispositivo come il CarPuride ci viene in aiuto, dandoci questa possibilità di rendere più attuale quest'auto. Partiamo dalla prima schermata, una schermata molto particolare con un orologio analogico e tutta una serie di tasti molto colorati che ci fanno vedere quella che è una delle caratteristiche migliori di questo dispositivo: il numero elevato di possibilità di connessioni. Questo dispositivo infatti supporta, se andiamo subito nel menu link telefonico, vedremo che c'è Android Auto, Autolink, CarPlay, iOS Mirror, AirPlay. Queste sono tutte le connessioni possibili, che poi si suddividono un po' tra i sistemi appunto Android e i sistemi Apple. Qui siamo nella sezione Wi-Fi. La prima connessione va fatta sempre in Bluetooth, il Wi-Fi poi è uno switch automatico.
Qui troviamo invece il nome del dispositivo in Bluetooth e qui le impostazioni che riguardano la telecamera posteriore opzionale. CarPuride ne ha inviata una. Chiaramente per montare una telecamera posteriore occorrono delle competenze particolari, anche perché in questo caso la telecamera va comunque collegata alle luci di retromarcia e sarà automaticamente inserita quando noi andremo a inserire appunto la retromarcia. Sarà attivata in quel momento automaticamente la telecamera full screen, e quando inseriremo un'altra marcia, toglieremo quindi la retromarcia, torneremo a visualizzare quello che stavamo visualizzando in precedenza. Quindi naturalmente non è un'installazione proprio alla portata di tutti, bisogna avere un minimo di competenza, nulla di impossibile, altrimenti è bene rivolgersi al proprio elettrauto di fiducia. Tra le varie impostazioni qui troviamo la possibilità di variare gli sfondi, qui una funzione mixer audio, qui troviamo lo stato della connessione, andiamo a visualizzare che quella attiva è il CarPlay con il mio iPhone. Qui entriamo nel display vero e proprio del CarPlay by Apple. Diciamo, è inutile ripeterci, è un sistema che conosciamo perfettamente, è molto versatile, molto comodo, ha ricevuto degli aggiornamenti di recente con qualche funzione in più, è comodissimo per la gestione della musica e delle mappe, della navigazione e di tutte le app dedicate. Per esempio in questo caso vediamo che io ho le app dedicate ai sensori pressione pneumatici della Fobo, AnyLive, tutte le app di messaggistica tra cui WeChat, Telegram, WhatsApp eccetera. Con CarHome torniamo al menu. Le impostazioni abbiamo già dato un'occhiata, c'è la lingua, l'orario con la possibilità di scegliere anche in 24 ore. Guida giusta sinceramente non so, magari ve lo lascerò in descrizione, non so a cosa si riferisca, purtroppo ci sono sempre dei piccoli problemi di traduzione. Il ripristino delle impostazioni di fabbrica, proviamo a inserire guida giusta, non so cosa vada a cambiare. Il wifi l'abbiamo già visto, Bluetooth idem. Le impostazioni del Parkline riguardano la retromarcia e appunto le linee guida. Il Parkline, se attivarlo o meno, la visualizzazione a specchio e l'avvertimento video, probabilmente un alert video. Luminosità, c'è la possibilità di impostare il sensore automatico o di impostarla manualmente. In questo momento siamo con luminosità al massimo. Qui gestiamo il volume media e voice. Qui ci sono la mail di supporto di CarPuride, che ha sicuramente un supporto sempre molto presente, che risponde a tutte le nostre domande. Le altre voci che troviamo qui, oltre ai classici CarPlay, Android Auto, AirPlay, troviamo l'USB, perché il dispositivo è dotato di una presa USB di tipo A, la memory card, che naturalmente è una micro SD, in questo momento lo slot è comunque vuoto. La musica invece ci parla di iPlay, non è possibile utilizzare dispositivi Bluetooth. Le funzioni audio, classica riproduzione autoparlante auto, iPlay, trasmissione tramite FM,
per le auto che non hanno nessun altro tipo di connessione. L'associazione diretta al Bluetooth dell'auto, che io comunque sconsiglio, io consiglio sempre di far passare tutto tramite il telefonino, è l'aux, la connessione cablata. Andiamo ad accendere andando su Spotify, riproduzione. La connessione che consiglio, mi sento di consigliare per chi ha un'auto come questa dotata di un Bluetooth interno è quella che passa tramite il cellulare e che quindi non diretta dal CarPlay all'auto. È un passaggio in più che secondo me non è necessario. Per esperienza sia sui dispositivi auto sia sui dispositivi moto, la cosa più comoda è lasciare gestire tutto al telefonino. Comunque va dato merito a questo dispositivo di dare la possibilità di impostare anche una connessione diretta che non è da tutti. Passiamo quindi alle conclusioni, cosa ci è piaciuto e cosa ci è piaciuto meno. Il brand CarPuride è piuttosto famoso, quindi sappiamo che è un marchio molto presente anche nel post vendita, per qualsiasi problematica sono sempre veloci nel rispondere. Ha un display molto grande, ha tutta una serie di connessioni importanti perché ha la presa USB di tipo A, la presa USB di tipo C, lo slot micro SD, la possibilità di attaccare una telecamera posteriore e di gestirla anche in maniera intelligente, perché attivandosi con la retromarcia è comodissima in questo senso. Dicevamo diagonale che supera i 10 pollici, quindi molto generosa. In confezione, come abbiamo visto nell'unboxing, doppia possibilità di attaccarlo sia con la ventosa su plancia e vetro oppure con attacco adesivo su plancia, con il classico sgancio rapido dei CarPuride. Parte audio molto curata con tutte queste connessioni, e sono davvero tante per configurare al meglio con la nostra auto e con le nostre preferenze. Anche la gestione multimediale in generale, quindi AirPlay, Android, è molto variegata e ci consente anche con l'USB e la micro SD di gestire un dispositivo del genere anche per riprodurre qualcosa di multimediale durante il viaggio per i nostri figli o per chi fa da passeggero durante il nostro viaggio. Ha il sensore di luminosità che abbiamo visto non sempre presente nei CarPlay auto. Difetti: probabilmente questo menu è un po' complesso e anche questo tipo di orologio un po' datato, ma alla fine in realtà diciamo che questa è una schermata che andremo a utilizzare poco, perché alla fine quello che noi usiamo è nel 90% dei casi è il CarPlay vero e proprio, e questa è una schermata di transizione che noi utilizziamo solo per impostare alcuni parametri, ma poi alla fine la bypassiamo tranquillamente. Sul CarPlay non mi soffermo perché ormai conosciamo a memoria tutte le caratteristiche. In conclusione, quindi, per chi cerca un dispositivo da 10 pollici con tante connessioni audio e tante possibilità anche di gestire i file multimediale, questo è sicuramente un CarPlay che può essere giusto, soprattutto considerando il fatto che è di un marchio importante che ci dà un'assistenza adeguata pre e post vendita, e non è da tutti. La parte della gestione della telecamera posteriore è ben realizzata. L'abbiamo provata staticamente con dei collegamenti al volo e dobbiamo dire che funziona bene. Appena viene alimentata,
quindi in quel caso con le luci della retromarcia scatta automaticamente la telecamera e viene fuori a schermo intero. Appena perde l'alimentazione, quindi andiamo a inserire una delle altre marce o comunque a togliere la retromarcia, essendo collegata appunto alle luci di retromarcia, ritorna la schermata presente poco prima. Vi ricordo che per qualsiasi domanda, richiesta, potete scriverci nei commenti, vi lasceremo anche il link della recensione scritta in descrizione. Vi ringrazio di averci seguito, se vi va iscrivetevi al canale, un saluto e al prossimo video, ciao ciao!